Ciao e bentornato sul canale di Tutto Irrigazione. Sono Federico ed abbiamo parlato di come irrigare il prato. Ma cosa succede quando dobbiamo prenderci cura delle nostre piante più delicate, come quelle delle aiole fiorite o magari delle piante in vaso? Bagnare sempre e tutto dall'alto con un irrigatore tradizionale non è la soluzione migliore. Anzi, a volte può creare più problemi che benefici, specialmente per la salute delle foglie. Oggi scopriremo due sistemi di irrigazione chirurgici che possono fare la differenza, e cioè l'ala gocciolante e i microirrigatori. Se hai aiole fitte, vorresti che l'acqua arrivasse direttamente alle radici, senza sprecarla sulle foglie o sul terreno nudo, dove magari favorisce solo la crescita delle erbacee. Ecco, per queste esigenze l'irrigazione a goccia e la microirrigazione sono fantastiche. Partiamo dall'ala gocciolante. È questo tubo qui. Ha dei piccoli gocciolatori già inseriti a distanze regolari lungo tutta la sua lunghezza. La sua magia? Rilasciare l'acqua lentamente, goccia dopo goccia, direttamente sul terreno e vicino alle radici delle piante. I vantaggi sono enormi: altissima efficienza idrica, si parla anche del 90%, drastica riduzione delle erbacee e foglie asciutte, che significano piante più sane. Poi ci sono i microirrigatori, una famiglia più vasta che include i gocciolatori singoli, perfetti per dare acqua ad ogni singola pianta in vaso o una pianta specifica in un'aiola, e i microspuzzatori, che creano un getto molto fine come una nebbiolina o una pioggerellina delicata, ottimi per piccole aree fiorite o per piante che amano un po' di umidità diffusa. Il grande pro qui è la precisione estrema e la possibilità di personalizzare l'irrigazione per ogni singola esigenza. Quindi sia l'ala gocciolante che i microirrigatori sono sistemi fantastici per un'irrigazione mirata e super efficiente, risparmio d'acqua e piante più felici. Cosa chiedere di più? Sembra la soluzione perfetta e per molti versi lo è. Però c'è un però, o meglio, ci sono delle cose da sapere e da fare bene perché questi sistemi funzionano al meglio e durino nel tempo. Ad esempio, tutti questi sistemi hanno passaggi d'acqua molto piccoli. Questo significa che la filtrazione dell'acqua è assolutamente essenziale per evitare che si intasino con sabbia o impurità. E per l'ala gocciolante ci sono delle lunghezze massime o tipi diversi da rispettare o da utilizzare per ogni linea, per assicurarsi che tutti i punti ricevano la stessa quantità d'acqua. Altrimenti le prime piante riceveranno troppa acqua, mentre le ultime troppo poca. Tanti dettagli tecnici, vero? Come scegliere il tipo di ala gocciolante giusta per le tue piante, come calcolare il giusto numero di gocciolatori per metro, quale filtro è più adatto alla tua acqua e come integrare questi sistemi con il resto dell'impianto. Ecco, sono esattamente alcuni degli argomenti che trattiamo in modo approfondito nel mio corso online Irrigazione da giardino, dai primi passi al prato perfetto. Per oggi spero di averti incuriosito sulle potenzialità dell'ala gocciolante e dei microgocciolatori per il tuo orto e le tue aiole. Inizia a pensare a dove potrebbero fare al caso tuo. Se questo video ti ha dato spunti utili, un like è sempre benvenuto ed iscriviti al canale per non perdere altri consigli utili sull'irrigazione intelligente. Se invece vuoi passare subito alla pratica e imparare a progettare il tuo sistema a goccia ideale, trovi il link al corso Irrigazione da giardino, dai primi passi al progetto perfetto, qui sotto in descrizione. Ti garantisco che le tue piante ti ringrazieranno. Ciao!